Sapete cos'è una manor house? È un village green? E vi piacerebbe sapere come si vive in un autentico villaggio della campagna inglese? Da qualche anno abito a Chawton, un piccolo villaggio incantato nel Parco Nazionale dei South Downs, nel sud-est dell'Inghilterra. E in questo video vi parlerò delle origini storiche dei villaggi inglesi, di quelli che sono i loro edifici più caratteristici e vi suggerirò 3 villaggi stupendi della campagna inglese, facilmente raggiungibili da Londra e che meritano assolutamente una visita. Spoiler alert, nessuno dei 3 è nei Cotswold. Restate con me per una full immersion nel cuore pulsante della campagna inglese. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube. Innanzitutto, visto che siamo all'inizio di gennaio, buon anno! Quest'anno ho in programma tanti nuovi contenuti dedicati al meraviglioso mondo della campagna inglese. Quindi, se questi argomenti vi piacciono, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare l'icona a forma di campana per ricevere una notifica automatica qui su YouTube ogni volta che pubblico un nuovo video. Grazie di cuore per il vostro sostegno. Allora, dopo aver parlato a lungo dei cottage, dalle loro origini fino al loro attuale decor, in questo video voglio parlarvi dei villaggi inglesi. Probabilmente vi domanderete, ma cosa ci sarà mai da dire su questi piccoli centri fatti di poche case e praticamente nessun negozio o servizio? Beh, questa domanda me la sono fatta anch'io per molto tempo, finché qualche anno fa mi sono trasferita a vivere a Chawton, un delizioso villaggio dell'Hampshire nel cuore della splendida campagna dell'Inghilterra del Sud. Chawton è uno di quei posti incantati che qui nel Regno Unito si definisce quintessentially English, cioè inglese per antonomasia. Ecco, da quel momento mi si è letteralmente aperto un mondo. Fino ad allora per me i villaggi inglesi erano semplicemente piccoli borghi pittoreschi in cui passare qualche ora piacevole, a fotografare bellissimi cottage di campagna e, perché no, a gustarsi un cream tea in una romantica tea room. In realtà i villaggi sono molto più di questo. Rappresentano il cuore pulsante della campagna inglese e rivestono un ruolo centrale nella storia, nella cultura e nell'identità nazionale del Regno Unito. L'obiettivo di questo video non è solo quello di darvi alcune informazioni, ovviamente spero interessanti, sulla storia e le caratteristiche tipiche dei villaggi inglesi, ma è anche quello di consentirvi di conoscere meglio queste realtà così affascinanti, in modo che quando andrete a visitarli sarete in grado di apprezzare meglio quello che vedete e magari anche di comprendere perché oggi in Inghilterra i villaggi sono considerati uno dei posti più ambiti in cui vivere. Dunque, partiamo da alcuni concetti di base. Probabilmente avete ben presente l'immagine idealizzata del tipico villaggio inglese da cartolina. Se avete visto serie televisive di successo come Downton Abbey, l'Ispettore Barnaby, Tutte le creature grandi e piccole, giusto per citare alcune di quelle più famose, sicuramente capite di cosa sto parlando. Questi paesini incantati fatti di piccoli cottage col tetto di paglia, spesso pieni di fiori sulla facciata, antiche chiese gotiche,
vecchi pub di campagna e romantiche tea room con queste tendine a fiori e tazzine da tè in tipico stile inglese. Ecco, chiarito questo, vediamo cosa si intende esattamente in Inghilterra col termine villaggio. Secondo il dizionario di lingua inglese di Oxford, un villaggio è un gruppo di case situate in una zona rurale, che è più grande di un borgo, che in inglese si chiama hamlet, ma più piccolo di una cittadina, cioè di una town. Quindi la prima condizione perché un villaggio inglese possa essere definito tale è proprio il fatto di essere localizzato in una zona prettamente rurale. Ora, questo però non basta, visto che anche tanti hamlets si trovano in zone rurali. Un villaggio deve avere anche almeno una chiesa o parish church, cioè parrocchia, un pub, possibilmente un village green, cioè uno spazio verde pubblico gestito dalla comunità locale, e una village hall, la sala polivalente che viene utilizzata come luogo di incontro per la comunità locale. Questi sono 4 elementi essenziali di un villaggio inglese, cioè quegli elementi che non possono davvero mancare. In molti villaggi poi ci sono anche altri tipi di servizi. A Chawton, ad esempio, il villaggio in cui vivo, c'è anche una tea room, che poi è anche la bottega del villaggio, c'è la scuola elementare e il campo da cricket, oltre ovviamente a un paio di edifici storici di cui vi parlerò più avanti. Altri villaggi poi hanno un ufficio postale, a volte un secondo pub o anche qualche piccola attività commerciale. Ma senza la chiesa, il pub, la village hall e il village green, un villaggio inglese non può veramente essere definito tale e viene considerato un hamlet, cioè, come vi dicevo prima, un gruppo di case senza una vera identità, che solitamente è collegato a un vicino villaggio o a una cittadina. Oltre a questi elementi che potremmo definire costitutivi, i villaggi inglesi hanno poi un'altra caratteristica fondamentale che li rende particolarmente appetibili, e cioè un forte spirito di comunità e di appartenenza. Questo è uno degli aspetti che io amo di più del fatto di vivere nella campagna inglese e che per me, ma direi non solo per me, vista la enorme popolarità dei villaggi, rende questi luoghi davvero posti speciali in cui vivere. Lo spirito di comunità è il motore che spinge gli abitanti di queste piccole realtà a creare gruppi e associazioni, a fare piccoli lavoretti per la manutenzione del villaggio e in generale a preoccuparsi del benessere collettivo della comunità. In moltissimi villaggi inglesi, compreso quello in cui vivo, vengono organizzate tante iniziative che sono aperte a tutti i residenti. Iniziative che consentono alle persone non solo di conoscersi, ma anche di restare in contatto e, come dire, di fare gruppo. Tra queste attività ci sono le esposizioni e competizioni anche floreali, i club del giardinaggio, il tea club, la festa della zucca, il pranzo di Natale per gli over 60 o per i bambini, il giorno di pulizia collettiva del villaggio, a cui ho partecipato tante volte, e la bellissima iniziativa dei giardini aperti. E ovviamente tanti altri bei momenti di vita comune. Insomma, se vivi in un tipico villaggio inglese e ti fa piacere partecipare alla vita della comunità locale, trovi sempre qualcosa da fare e direi che non ti senti mai isolato. Ma quali sono le origini storiche dei villaggi inglesi e come hanno acquisito questa loro identità così caratteristica? I villaggi, così come li conosciamo oggi, vennero introdotti in Inghilterra dagli anglosassoni, le popolazioni germaniche che iniziarono a colonizzare la Britannia nel IV secolo d.C.,
più o meno in concomitanza con il ritiro dei Romani dall'isola dopo quasi 400 anni. Per difendersi dai continui raid dei danesi, cioè dei famosi vichinghi, gli anglosassoni furono costretti a costruire insediamenti fortificati in tutta l'Inghilterra, sul modello dei villaggi tipici della loro terra d'origine. Ecco, questi insediamenti sono considerati da molti storici i precursori dei villaggi inglesi moderni. Il modello imperniato sui villaggi rimase poi inalterato per altri 600 anni, anche dopo l'invasione dei Normanni nel 1066, e iniziò a entrare in crisi solo alla fine del 1600 con l'avvento della rivoluzione industriale e con le famigerate enclosures o chiusure. Poi vi starete chiedendo, ma cosa sono queste enclosures? Beh, sostanzialmente a partire dal 1600 i grandi proprietari terrieri iniziarono a recintare appezzamenti di terra che fino ad allora erano stati aperti alla popolazione locale, mettendo così in crisi uno dei pilastri fondamentali del modello tradizionale del villaggio. Ora, oltre alle enclosures, ovviamente ci furono altri fattori che determinarono uno stravolgimento del tradizionale mondo della campagna inglese. Tra questi sicuramente l'introduzione dei macchinari nella produzione agricola, le grandi bonifiche, lo scavo dei canali navigabili per le merci, ma soprattutto lo spostamento di massa della popolazione dalla campagna nei grandi centri industriali del nord e delle Midlands. Nonostante questa sfida però, i villaggi sono sopravvissuti e a partire dalla metà dell'Ottocento hanno iniziato una grande fase di rilancio. Questo rilancio fu guidato soprattutto dal movimento romantico e naturalista inglese, di cui parlo più diffusamente nel mio video sulla storia dei cottage inglesi, di cui trovate il link qui sopra. Gli esponenti di questo movimento iniziarono a promuovere una progressiva riscoperta del ruolo della campagna, proprio come alternativa alle ingiustizie prodotte dalla società industriale. Se avete mai letto un libro di Dickens, tipo Oliver Twist o Il canto di Natale, credo che sia davvero difficile dargli torto. Da allora la progressiva riscoperta della campagna non si è mai arrestata e negli ultimi 30 anni i villaggi sono addirittura diventati uno dei luoghi più ambiti ed esclusivi in cui vivere in Inghilterra. La cosa più affascinante è che nella maggior parte dei casi la loro struttura è rimasta sostanzialmente quella del Medioevo. Quando si dice che nei villaggi inglesi il tempo sembra essersi fermato, beh, non è solo un modo di dire. Ancora oggi, passeggiando lungo le stradine di un tipico villaggio inglese, si possono ammirare non solo ovviamente i bellissimi cottage, ma anche il village green o green, che, come vi dicevo prima, è questo spazio verde pubblico gestito dalla comunità locale. Il green è di fatto l'erede diretto, anche se ovviamente in forma ridotta, dell'antica common land o common, cioè la terra comune che nel periodo anglosassone veniva utilizzata dagli abitanti del villaggio per pascolare le greggi o per organizzare incontri e le famose feste del villaggio. La sua presenza era, pensate, talmente importante che in molti casi la struttura stessa del villaggio si è proprio sviluppata attorno al village green ed è rimasta praticamente inalterata fino ai giorni nostri. Un altro edificio tipico di molti villaggi è la Manor House, l'antica dimora del Lord of the Manor, cioè l'antico signorotto locale che durante il periodo feudale aveva praticamente un potere assoluto sul villaggio e sui suoi abitanti. Moltissimi villaggi inglesi hanno una Manor House, più o meno grande e maestosa, a seconda ovviamente dell'importanza del Lord of the Manor.
Oggi queste residenze sono in gran parte abitazioni private, ma in alcuni casi sono visitabili. La Manor House di Chawton, ad esempio, che si chiama Chawton House, è un tipico esempio di residenza elisabettiana, cioè costruita all'epoca della regina Elisabetta I, nella seconda metà del 1500. E ciò che la rende particolarmente interessante è che a cavallo tra il 1700 e il 1800 fu di proprietà di Edward Austen Knight, il fratello della famosa scrittrice Jane Austen. Edward ereditò non solo Chawton House, ma quasi tutto il villaggio di Chawton, compreso il mio cottage, in quanto unico erede vivente della famiglia Knight. Wow, una bella fortuna! Chawton House, ma anche Jane Austen House, si trovano a poche decine di metri dal mio cottage e sono entrambe gestite da fondazioni e aperte al pubblico tutto l'anno. Se venite a Chawton, meritano sicuramente una visita. Io partecipo spesso alle varie attività organizzate a Chawton House e ogni volta approfitto per ammirare gli splendidi interni e anche la vista superba che si vede sulla campagna circostante. Ora, un altro edificio tipico dei villaggi, che è sempre di chiara derivazione medievale, è la chiesa parrocchiale o parish. La parish è stata per secoli il fulcro di ogni villaggio inglese e in parte lo è ancora oggi, anche se direi che il pub è diventato un ottimo rivale. La maggior parte di queste chiese sono molto vecchie, risalgono addirittura al periodo anglosassone o normanno, pensate, hanno quasi 1000 anni. Io quando giro alla scoperta di villaggi nuovi entro sempre nella parish e solitamente non resto mai delusa. Sono edifici affascinanti, silenziosi, che trasmettono un grande senso di pace e di serenità. A me piace sedermi su una panca per qualche minuto e poi lasciare sempre un messaggio nel libro degli ospiti, che si trova sempre all'ingresso delle chiese inglesi. Poi mi piace fare 2 passi tra le vecchie tombe che si trovano nel prato intorno alla chiesa. A volte provo anche a leggere le iscrizioni sulle lapidi, anche se spesso sono illeggibili, almeno quelle più vecchie. Questi luoghi raccontano molto della vita di un villaggio e mi trasmettono ogni volta sensazioni molto forti, al di là dell'aspetto strettamente religioso. Poi ovviamente nei villaggi c'è il pub, che è il vero cuore moderno di ogni villaggio inglese. Al ruolo dei pub ho dedicato un blog intero sul sito internet di Passione Campagna Inglese. L'indirizzo è in sovraimpressione e nei commenti. Quindi non voglio dilungarmi troppo su questo argomento. Mi basta dire che i pub di campagna non sono solo luoghi in cui è possibile gustarsi una pinta di ale, la tipica birra britannica senza gas, o mangiare il Sunday roast, che è il tradizionale piatto domenicale inglese a base di arrosti, verdure e Yorkshire puddings. Ma i pubs sono soprattutto centri di aggregazione sociale. Sono posti dove le persone si ritrovano per fare 2 chiacchiere, a volte anche per discutere e comunque coltivare relazioni. Insomma, nei villaggi inglesi i pub sono ancora oggi il cuore della comunità e svolgono un ruolo molto importante nella vita locale, al punto che gli abitanti del villaggio chiamano il pub local, cioè il loro posto locale, più che usare il suo vero nome. Gli inglesi ci vanno soprattutto per bere in compagnia. Io e mio marito in realtà preferiamo andarci a cena o a pranzo, anche perché devo dire che nei pub di campagna si mangia molto bene, ma a volte andiamo anche il pomeriggio dopo il lavoro per fare 2 chiacchiere con gli altri residenti. Ma quanti sono i villaggi in Inghilterra? Beh, secondo il Parlamento inglese, nel 2018 in Gran Bretagna c'erano 6.116 villaggi, cioè insediamenti con meno di 7.500 abitanti. Secondo l'Office for National Statistics, che è l'equivalente britannico dell'Istat,
Nel 2020 in Inghilterra il 17% della popolazione totale viveva in zone prettamente rurali, il 6% in più rispetto al 2010. Credo poi che con il Covid questi numeri siano, ulteriormente aumentati, perché, come è avvenuto in altri paesi occidentali, anche qui in Inghilterra e in tutto il Regno Unito, dopo la pandemia si è, registrato un significativo spostamento dalle grandi città verso centri più piccoli. Ora, anche i prezzi delle case riflettono questa tendenza. Secondo il Times, comprare casa in un villaggio in Inghilterra costa in media il 18% in più che in un'area urbana, ovviamente a parità di numero di stanze e caratteristiche della casa, e Londra esclusa. Insomma, per il privilegio di vivere in un villaggio e godere della tranquillità, del contatto con la natura e del forte senso di comunità che queste piccole realtà offrono, è necessario pagare un sovrapprezzo, un premium, dicono gli inglesi, utilizzando una parola latina che è chiaramente un retaggio dei quasi 400 anni di dominazione romana dell'isola. Se il villaggio poi è all'interno di un parco nazionale o di un'area di eccezionale bellezza naturale, come ad esempio i Cotswold, o anche di una conservation area, cioè di un'area di pregio storico o architettonico, ovviamente il costo medio aumenta ulteriormente. Come vi dicevo prima, in Gran Bretagna ci sono più di 6.000 villaggi, ma oggi ve ne voglio citare 3 che a me piacciono particolarmente e che si possono visitare in giornata da Londra. Ora, tanto per essere chiari, tra questi 3 non ce n'è nessuno dei Cotswold. Se seguite il mio canale qui su YouTube o le pagine Facebook e Instagram di Passione Campagna Inglese, sapete che io adoro i Cotswold e ci vado spesso, anche perché non sono molto lontani da dove vivo. Ma in Inghilterra ci sono anche tanti altri villaggi, meno conosciuti all'estero, ma che meritano assolutamente una visita. Comunque, se i Cotswold vi interessano in modo particolare, potete dare un'occhiata al mio video che è dedicato interamente ai 5 villaggi più noti di quest'area così bella. Come sempre, il link per guardare il video è qui sopra e alla fine di questo video. Allora, il primo villaggio che vi voglio segnalare è Amberley. Amberley si trova nella contea del West Sussex, nel cuore del Parco Nazionale dei South Downs, ed è un'autentica gemma.
Ad Amberley ci sono decine di cottage stupendi col tetto di paglia. C'è anche un piccolo laboratorio artigianale che vende ceramiche prodotte in loco e si chiama Village Pottery. Poi c'è una graziosa tea room che serve squisite torte fatte in casa e anche un'ampia selezione di tè. Ci sono poi 2 ottimi pub, uno dei quali, il Black Horse, ve lo consiglio vivamente, e addirittura un autentico castello di origine normanna. Amberley Castle è oggi un albergo di lusso della catena Relais Château, in cui è possibile passare una notte da sogno. Questo edificio, pensate, ha più di 900 anni, ma anche semplicemente gustarsi un raffinato afternoon tea. Io ho dormito in questo castello mentre percorrevo il South Downs Way durante una delle mie vacanze a piedi e è stata un'esperienza stupenda. Amberley ha una sua stazione ferroviaria e si raggiunge facilmente con un treno diretto dalla stazione di Victoria a Londra. È sicuramente un'ottima opzione per una gita di un giorno, alla scoperta della bellissima campagna dell'Inghilterra del Sud. Il secondo villaggio che vi consiglio di visitare è Turville. Turville è in Buckinghamshire, nel cuore delle Chiltern Hills, che sono un'area di eccezionale bellezza naturale che si trova a nord-ovest di Londra. Turville è un autentico villaggio inglese in cui il tempo sembra davvero essersi fermato e che è perfetto per una foto da pubblicare sul vostro profilo Instagram. La parte centrale di questo piccolo villaggio, che ha solo un centinaio di abitanti, ruota attorno alla stupenda chiesa di Santa Maria Vergine, che ha più di 900 anni. Intorno poi ci sono cottage pittoreschi di mattoni rossi che risalgono quasi tutti al 1500 e sono affascinantissimi, wow! Dietro la chiesa si trova poi un famosissimo mulino bianco sulla collina e questo mulino si chiama Copstone Windmill. Si può raggiungere a piedi con una breve passeggiata in salita, anche se purtroppo non è visitabile all'interno perché da tanti anni è un'abitazione privata. Se avete una mezza idea di comprarlo però, preparatevi a chiedere un mutuo extra large alla vostra banca, perché il mulino, con tutti i suoi vari edifici annessi, era sul mercato pochi mesi fa al modico prezzo di 7 milioni di sterline, sì, circa 8 milioni di euro. Wow! Turville è davvero un esempio del tipico villaggio inglese da cartolina e infatti è stato utilizzato come set per decine di film e serie TV, tra cui vari episodi dell'Ispettore Barnaby, che sono stati girati anche all'interno del vecchissimo pub del paese, The Bull and the Butcher, cioè il toro e il macellaio, ma anche La carica dei 101, Buonanotte signor Tom, Chitty Chitty Bang Bang e Il vicario di Dibley, che è una serie TV molto famosa nel Regno Unito. Turville è a circa 1 ora e mezzo da Londra, ma il modo migliore per andarci è sicuramente in macchina oppure con un viaggio organizzato, perché non è agevole da raggiungere con mezzi pubblici. Però credetemi, se volete vedere un posto che sembra uscito direttamente da un giallo di Agatha Christie o da un episodio dell'Ispettore Barnaby, Turville è davvero il luogo ideale. Una volta lì potete anche visitare il vicino villaggio di Hambledon, che è altrettanto bello, e poi anche la cittadina di Henley-on-Thames, che è famosa per la Henley Royal Regatta, un evento internazionale di canottaggio che si tiene ogni anno a inizio luglio sul fiume Tamigi e che dura un'intera settimana. Ora, il terzo villaggio di cui vi voglio parlare è ovviamente Chawton, e non solo perché ci vivo io. Chawton è un delizioso villaggio nel cuore del Parco Nazionale dei South Downs e i motivi per visitarlo sono molti.
Ci sono ovviamente tanti cottage col tetto di paglia che risalgono al 1500-1600. C'è un bellissimo parco pubblico, il Greyfriars, che è un ottimo pub di campagna, e poi una graziosa tea room, Cassandra's Cup, che si chiama così proprio in onore dell'amata sorella di Jane Austen. Qui potete gustarvi delle squisite torte fatte in casa e anche degli ottimi sandwich, oltre ovviamente a bere un tè caldo o un bel cappuccino. A Chawton poi c'è la piccola chiesa gotica che è dedicata a San Nicola e che è stata ricostruita nella seconda metà dell'Ottocento sul modello di quella, diciamo, originaria, che purtroppo è andata distrutta in un incendio. Ma soprattutto Chawton è il villaggio in cui Jane Austen ha vissuto gli ultimi 8 anni della sua vita e ha scritto gran parte dei suoi romanzi. Quindi, se siete amanti di Jane Austen, Chawton è un posto che non potete assolutamente perdervi. Jane Austen House è considerato il luogo per eccellenza in cui immergersi nella vita di questa straordinaria scrittrice ed è un'attrazione che, pensate, richiama ogni anno oltre 50.000 visitatori da tutto il mondo. Oltre a Jane Austen House, poi, si può visitare anche Chawton House, la casa padronale ereditata dal fratello di Jane Austen nel 1794, o anche fare una camminata nella splendida campagna che circonda Chawton, magari arrivando fino al villaggio di Upper Farringdon, a circa 4 km. Questa è una passeggiata che io faccio regolarmente perché Upper Farringdon è un altro villaggio che io adoro. A volte, prima di tornare indietro, mi fermo anche a mangiare qualcosa a Rose and Crown, che è il pub locale, un altro dei miei pub di campagna preferiti. Anzi, se ci andate, vi consiglio vivamente di fermarvi. Chawton è facilmente raggiungibile anche da Londra, con un treno diretto dalla stazione di Waterloo, che arriva nella cittadina di Holton e impiega circa 65 minuti. Alla stazione di Holton poi potete prendere un taxi e arrivare in Chawton in meno di 10 minuti. Magari vi consiglio di prenotare la corsa in anticipo per essere sicuri di trovare un taxi quando arrivate. Nella descrizione del video ho inserito il sito internet e l'email di un paio di compagnie di taxi qui a Holton. Insomma, se volete fare un'esperienza in un autentico villaggio inglese e scoprire i luoghi meravigliosi che hanno ispirato capolavori come Orgoglio e Pregiudizio o Emma, Chawton è davvero il posto giusto. Da quest'anno poi avete anche la possibilità di prenotare il mio tour guidato in italiano che durerà circa un'ora, in cui vi porto alla scoperta di Chawton e dei suoi legami con Jane Austen. Quindi, cosa state aspettando? Il link lo potete trovare qui sul mio sito e in sovraimpressione. Insomma, spero che questo video vi abbia aiutato a conoscere meglio il mondo straordinario dei villaggi della campagna inglese e vi abbia fatto venire il desiderio di visitarne qualcuno o, se ci siete già stati, magari di tornarci. A voi piacerebbe vivere in un villaggio inglese? Se sì, qual è l'aspetto che vi attrae di più di queste realtà così pittoresche? La loro tranquillità? I panorami idilliaci, i cottage da fiaba o magari qualcos'altro. Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Un caro saluto e a presto, con nuovi contenuti sul meraviglioso mondo della campagna inglese. Ciao!